Salve a tutti, proseguiamo il percorso con altri due principi ermetici. Il principio di polarità, tutto è doppio, tutto ha due poli, tutto ha il suo paio di opposti, i simili e i contrari sono la stessa cosa, gli opposti sono identici in natura, ma differenti in grado, gli estremi si toccano, tutte le verità sono semiverità, tutti i paradossi possono riconciliarsi. Il principio dell'uguaglianza e dei poli opposti spiega paradossi antichi e dimostra che tutto ha due sfaccettature. Opposti si possono conciliare, mentre estremi si toccano. Verità è solo mezza verità e così via. Tempo massimo, 35 secondi. Questo principio spiega che in ogni cosa ci sono due poli, due aspetti, e che gli opposti non sono, in realtà, che i due estremi della stessa cosa, consistendo la differenza, semplicemente, in diversi gradi tra tutti e due. Il caldo e il freddo, benché opposti, sono realmente la stessa cosa, consistendo la differenza, semplicemente, in diversi gradi di calore. Guardate un termometro e tentate di verificare dove incomincia il caldo e dove finisce il freddo. Non c'è niente che sia caldo assoluto in realtà, indicando semplicemente entrambi i termini, freddo e caldo, diversi gradi della stessa cosa, e che non sono altro che i poli di quello che si chiama calore, cioè la manifestazione del principio di polarità indicato. Lo stesso principio si manifesta nella luce e l'oscurità che, in sintesi, non sono altro che la stessa cosa, consistendo la differenza nella diversità di grado tra i due poli del fenomeno, dove finisce l'oscurità e dove incomincia la luce. Qual è la differenza tra grande e piccolo? Quale tra duro e morbido? Quale tra bianco e nero? Quale tra alto e basso? Quale tra positivo e negativo? Il principio di polarità spiega questo paradosso. Lo stesso principio opera di identica maniera nel piano mentale. Prendiamo, per esempio, l'amore e l'odio, due stati mentali completamente distinti apparentemente, e noteremo che ci sono tra tutti e due molte gradazioni, tant'è le parole che noi usiamo per designarli, gradevole e spiacevole, si sfumano una nell'altra, fino a tal punto che molte volte siamo incapaci di affermare se una cosa ci causa piacere o dispiacere. Tutte non sono altro che gradazioni di una stessa cosa, come lo comprenderete chiaramente per poco che ci meditiate. Ma ancor più di questo, è possibile cambiare o tramutare le vibrazioni di odio in vibrazioni di amore, nella propria mente e nella mente degli altri, ciò che è considerato come la cosa più importante per gli occultisti. Molti di voi che ascoltate queste parole avrete avuto esperienze in voi stessi e negli altri della rapida ed involontaria transizione dall'amore all'odio e viceversa. Ed ora comprenderete la possibilità di effettuare questo per mezzo del potere della volontà e d'accordo con le formule ermetiche. Il bene ed il male sono poli opposti, ma possono essere trasformati dall'arte della polarizzazione. Questo principio è stato usato dagli antichi maestri occultisti ed è ancora praticato oggi. È possibile cambiare la propria polarità e quella degli altri, ma richiede studio e tempo. La polarizzazione è una fase dell'alchimia mentale. Durata 29 secondi. Il ritmo è la compensazione tra i periodi di avanzamento e retrocessione, ascensione e discesa di ogni cosa che fluisce e rifluisce come un pendolo. La polarità vuole che ci sia sempre un'azione e una reazione tra i due poli. Questo principio si manifesta nella ciclicità dell'oscillazione. Questa legge dirige tutto: soli, mondi, animali, mente, energia, materia. Questa legge si manifesta così nella creazione come nella distruzione dei mondi, nel progresso come nella decadenza delle nazioni, nella vita, in tutte le cose, e, finalmente, negli stati mentali dell'uomo, ed è con riferimento a quest'ultimo che gli ermetici credono che questo principio è il più importante. Gli ermetici hanno scoperto questo principio, che è poi di applicazione universale, ed hanno scoperto, ugualmente, certi metodi per evitare i suoi effetti, mediante l'impiego di formule e metodi appropriati. Usano per questo la legge mentale di neutralizzazione. Non possono annullare il principio o impedire che operi, ma hanno imparato ad evitare i suoi effetti fino ad un certo grado che dipende dal dominio che si tenga di detto principio. Sanno come usarlo, invece di essere usati da lui. In questo ed altri metodi simili consiste la scienza esoterica. Il maestro si polarizza a se stesso nel punto dove desidera rimanere, ed allora neutralizza l'oscillazione ritmica pendolare che tenderebbe a trascinarlo verso l'altro polo. Tutti quelli che hanno acquisito un certo grado di dominio su se stessi eseguono questo fino ad un certo punto, coscientemente o inconsciamente, ma il maestro l'effettua coscientemente.
E con il solo potere della sua volontà raggiunge un tal grado di stabilità e fermezza mentale quasi impossibile da concepire per l'immensa moltitudine che va e viene in un continuo movimento ondulatorio, spinti da quel principio del ritmo. Questo principio, come quello della polarità, sono stati studiati accuratamente per gli occultisti, con i metodi per controbilanciarli, neutralizzarli ed usarli, formando una delle parti più importanti dell'alchimia mentale ermetica. Se siete interessati alle argomentazioni trattate in questo canale, ricordo che tutti i video sono conseguenziali. Iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi il prosieguo del nostro percorso.